direi che qualche colpo di scena c'è stato, eh. C'è stato. Perlomeno io potevo pensare e credevo che la Roma il derby lo vincesse e poi magari vinceva anche tutte le altre, ma sulla Roma che sta facendo un finale clamoroso non avevo molti dubbi. Ne avevo molti di più sul Milan e molti, ma molti di meno sulla Juventus, che invece perde 2-0 in casa contro la Fiorentina. Il Como ce la fa, ma non basta. Il Napoli, che comunque era chiamato a lottare anche lui in contemporanea, ma onestamente sul Napoli io quasi, quasi l'avevo già rimosso perché il Napoli non l'ho mai collocato in questa lotta Champions. E adesso ci mettiamo e parliamo. E due robette che però vanno assolutamente dette. La prima, se da un lato giustamente bisogna remarcare che siamo arrivati a questo evento di contemporaneità del tutto impreparati, ancora una volta totalmente allo sbando, con partite prima fissate a mezzogiorno e mezzo, poi a lunedì sera. Ma sai che c'è, no? Ognuno tira l'acqua al proprio mulino, no? Si ritorna a mezzogiorno, cioè disorganizzazione folle, folle ancora una volta, il tutto senza mostrare un minimo di rispetto per i tifosi e i loro bisogni. Quindi, come al solito, su questo abbiamo totalmente floppato. Dall'altro, dico che comunque tutte queste partite in contemporanea, a partire dalla penultima gara, secondo me in qualche modo comunque arricchiscono anche l'evento stesso. A me è piaciuto. Fai una fatica a seguire tutto. Io ho messo inizialmente il derby sulla TV e le altre la diretta gol di DAZN, che non so come chiamarla, come si chiama, non lo so, che tra l'altro è un'altra roba, la devo dire, all'intervallo neanche a far vedere gli highlights all'intervallo. Cioè, ma dai, mamma mia, ragazzi, è una roba per me imbarazzante allo stato puro. Vabbè, concentriamoci su altro che è meglio. Poi si parla sempre di pirateria, no? Questo giusto per ricordarlo. E quindi dall'altro dico, comunque le partite, questo calcio nel sedere al calcio spezzatino da un lato ho avuto modo anche di apprezzarlo. Non so come l'avete vista voi. Poi certo, io parlo da esterno perché non era chiamata in causa la mia squadra, mi potevo vedere un po' tutto sulla zona Champions e devo dire che l'ho apprezzato, ovviamente. È una scorpacciata, non puoi approfondire nulla in particolare perché non hai modo proprio di seguire tutto al millesimo, questo va assolutamente detto. Ora però ci mettiamo e valutiamo tutto. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo che ha sempre bisogno di questi maledetti pollici. Vi ricordo anche sempre che tantissimi di voi, una percentuale altissima, il 46,1% per esempio, guarda i video e non è iscritta. Abbassiamolo ancora drasticamente, lo so che grazie al vostro aiuto ce la possiamo fare e vi ringrazio per il vostro supporto che non manca davvero mai, commenti, arriva un po' di tutto, grazie davvero ragazzi, ragazzi belli e ragazzi cari. E, metto e voglio mettere a video anche risultati e classifica, giusto per averli sempre presenti, che ragioniamo anche un po' su questo, oltre che alle partite proprio nello specifico. E parto dal derby di Roma, la gara che ho seguito almeno inizialmente e poi invece nel secondo tempo ho messo a schermo soprattutto la Juventus. Nel primo tempo mi sono messo il derby, partita decisa decisa da palle inattive, vincenti per la Roma. E, ed è un fattore che aveva in canna anche la Roma di Ranieri, c'è un filo conduttore in tutto ciò. E Mancini, che poi secondo me è anche un po' l'emblema, io lo vedo anche un po' l'emblema della romanità in questo momento. E si è sempre detto che magari manca leadership, e invece nel momento cruciale, e tutti credevamo, ma ancora, attenzione, c'è ancora un'altra giornata e quindi va valutato, però con la Juventus, che era quella la gara dove la Roma poi si era un po' sfaldata, invece nel momento cruciale, da qui a un mese fa, dove la Roma nelle ultime partite ha racimolato davvero tanti punti, squadra accorta, ben messa, poi al netto di una Lazio che
secondo me si è proprio un po' lasciata andare in queste ultime partite. L'ho vista in Coppa Italia, l'ho vista eh, proprio un po'. Basta sentire anche le parole del proprio allenatore. Proprio sì, poi c'è stato anche un clima da derby, non sugli spalti, perché vedevo solo giallo-rosso, ma almeno ehm, qualche baldoria in campo, no? Qualche rissone, e quindi un po' da questo punto di vista c'è stato il clima da derby. E lo decide Mancini, ripeto, Mancini, due belle palle, una mi pare a Pesilli, l'altra la mette di bala, te l'ha messa proprio in testa, e Mancini punisce, ma la Roma, ragazzi, quadrata, tosta, ben messa, nulla magari qualcuno dirà di spettacolare, ma concreta, molto, e la concretezza è fondamentale. Poi ne parleremo quando andremo sulla Juventus stessa, e sulla capacità ripeto, di non concedere quasi nulla all'avversario, di rimanere sempre totalmente dentro la partita, senza amnesie, senza sbavature. E da questo punto di vista la Roma, ripeto, un finale finale fatto bene, e la Roma oggi se lo stramerita quel quarto posto che si è andata a prendere ad oggi, alla 37esima giornata, si porta a 70 punti, a pari del Milan, ma è sotto per scontri diretti. Ed è per me ed è meritato. Io ve lo dico subito: l'unica squadra che per quello che mi ha fatto vedere quest'anno, che forse avrebbe meritato qualcosa in più, è proprio il Como. Però per il resto non ho molto da aggiungere. Cioè, Gasperini, cioè, no, la Roma fino a un mese fa sembrava tutto nero, eh. Sembrava tutto nero, sembrava stagione finita, tutto da rifondare, tutto via. Vedete un po' invece, ha vinto Gasperini, diciamo, il dualismo con Ranieri, e la squadra ha reagito anche bene sul campo, ma la squadra si era già instradata bene, anche già leggermente prima, si era già instradata in qualche modo. Vittoria pesante, ragazzi, vittoria pesante della squadra, già pesantissima questa. Poi nell'ultima andrà a giocare col Verona, mai darla per fatta, perché abbiamo visto la Juventus non portare a casa il risultato pieno, però adesso è tutto nelle tue mani. Ecco, poi quando è tutto nelle tue mani devi confermarti, e questo è il discorso. Forse anche stare in scia, più che forse anche questo ha dato forza alla squadra di Gasperini, no? Bene, bene, bene la squadra giallorossa. E ci andiamo sulla Juventus, che per me è la grande delusione, ma allora, c'è un filo conduttore, da Motta a Tudor, passando per Spalletti, chi più ne ha più ne... C'è un filo conduttore, che sono i giocatori, che sono i giocatori e la loro personalità. C'è poco da dire, c'è poco da aggiungere in tal senso. I giocatori e la loro personalità. Perché non può essere che ancora una volta ti fai gol da solo praticamente. Bellissima l'azione anche della Fiorentina. Non fraintendettemi. Parlo del primo e del secondo gol, poi una giocata clamorosa di Mandragora, che quando parte con questa stecca è tremendo, è veramente un gol bellissimo, capolavoro. Ma il primo gol, bravo anche Solomon nel girare, nel cambiare, ma lì, ragazzi, ci sono due errori clamorosi. Il primo, quello che è più evidente, che lo notano tutti, il portiere, che ancora una volta, ragazzi miei, per favore, poco casino! Per favore, in corridoio, gentilmente, poco casino! Grazie! Di Gregorio è un investimento, è il risultato. Io non pensavo, devo essere sincero, ho visto sempre un portiere preparato al Monza, però la Juventus ovviamente è un'altra cosa, e quest'anno è una stagione negativa. I portieri, l'abbiamo detto tanto tempo, per Svilar, per Maignan, ti devono portare, per Carnesecchi, all'Atalanta, ti devono portare punti, e un altro di quei portieri che punti non ne ha portati, anzi li ha tolti alla propria squadra, è Di Gregorio, c'è poco da dire in tal senso. Ma l'altro grande errore lo fa anche Copa Miners, e poi io sentivo
all'intervallo, perché dopo aver visto che a DAZN non facevano vedere neanche nulla, una mazza, sono andato a mettere Sky Sport 24 e ho sentito anche un po' il dialogo. Cooper Miners, il dialogo degli esperti di Sky, e giustamente mi trovo pienamente d'accordo. Cooper Miners, ragazzi, ma lì lento ad andare a muro su quella palla e a contrasto su quella palla, e quando ci arriva comunque ci va col piede sbagliato, con una lentezza, senza percepire minimamente il pericolo. Ragazzi, sono stati investimenti importanti dalla Juventus e non hanno minimamente pagato, e sono giocatori che oggi risultano clamorosamente un diminuzio, no? Dal punto di vista del valore delle spese effettuate dal club. E poi ribadisco la personalità, la leadership. Non c'è ancora il vero leader che tu dici te la risolve. Sembrava Vlahovic che aveva anche trovato il gol ed era in fuorigioco. Però anche Vlahovic è uno molto tormentato dal momento, non è uno che padroneggia nella difficoltà, è quello che fa che apre le spalle, no? È quello che un po' è tormentato dalla partita e dagli avvenimenti. Ecco, i giocatori della Juventus nella partita sono tormentati, non riescono a scavallare le onde, a cavalcare le onde. E questo è, ripeto, se vogliamo, poi ci sono state delle occasioni con Sessao, come al solito, quello, quell'altro, gol annullati. Possiamo anche aprire la polemica, forse c'è troppo poco per annullare il gol di McKennie. Io ho visto un giocatore che comunque non ha minimamente protestato, si poteva comunque lasciar correre. Possiamo ragionare come vi pare. Però, ragazzi, ribadisco, sono tante partite in cui la Juventus comunque non hai fatto un gol. Non hai fatto un gol alla Fiorentina, che quest'anno è stato tutto tranne che, mamma mia, questo blocco insuperabile, insormontabile, invalicabile. Per carità, la Fiorentina non aveva nulla da perdere, quindi ha giocato la partita senza pressioni, ed è una squadra comunque migliore di quello che poi ha dimostrato quest'anno in termini di classifica, e l'ha fatto vedere. Però è una squadra che comunque puoi far male. Invece la Juventus per fare un gol, ma fa una fatica enorme, una fatica sproporzionata. E ripeto, in qualche modo si perde sempre. Il primo gol, ripeto, è un gol che una grande squadra non può prendere. Non lo puoi, e la Juventus li ha presi tante volte gol del genere. E quindi mi sento di dire che può piangere solo su se stessa per essere finita oggi al sesto posto. Oggi al sesto posto la Juventus. Sesto posto. Chi mantiene, anzi, no, chi in qualche modo si riprende un po' quella che era la posta. Secondo il Milan, ecco, ci andiamo al Milan. Il Milan fa il campionato che un po' ci aspettavamo. In realtà, o non lo so se ce l'aspettavamo o meno, però la squadra una squadra che comunque in questo momento decisivo ha trovato il modo per riportarsi avanti. Sì, qualcuno dirà, primo tempo bruttissimo. Sì, ho visto, o meglio, ci andava poco su Genoa-Milan. Secondo me c'è stato veramente poco, almeno nel primo tempo. C'è stata anzi un'occasione di Vitinha e qualcosina del Milan, ma veramente poco. E poi la giocata, Nkunku, scelta finalmente giusta, perché Nkunku è stato forse l'unico, uno dei pochi a fare molto bene con l'Atalanta, e anche oggi è stato decisivo. Cioè il Milan ha ritrovato qualche individualità nel momento decisivo. E voglio rimarcare individualità, non con le individualità, perché anche oggi la vince con un'individualità. Quella giocata di Nkunku sull'errore del giocatore di Genoa, ti porti avanti, rigore, lo segni grazie a Nkunku, che appunto se lo procura, e allora te la incanali. Altrimenti, secondo me, questa sarebbe stata l'ennesima partita un po' copia e incolla dell'ultimo mese. Che poi da lì, da solo con l'1-0, sai, puoi giocare,
trovi anche il gol di Atekame. È vero che poi nel finale in qualche modo si è fatto un po' risucchiare, ma ho visto un Milan che nei minuti finali ha continuato ad attaccare, ha avuto anche l'occasione prima con Rabiot, con Pulisic, ed è una vittoria al netto di tutto secondo me meritata. Però ripeto, continua a vivere di individualità, è una squadra che porta a casa l'obiettivo minimo stagionale, ma io riconfermo quanto detto, non è che porti a casa questa posizione Champions e risolvi i tuoi problemi perché adesso vai in Champions l'anno prossimo e fare una grande stagione. Se riparte da qui, io dico che ha poco in mano, se riparte da quello che stiamo vedendo, da quello che abbiamo visto con i pro e con i contro quest'anno. Sì, ha poco in mano se riparte da questo. Se poi aggiungerà qualcosa, magari i discorsi cambiano. Certo è, ribadisco che nel momento topico, mentre altri un po' hanno sbandato di più, in Milan, come al solito, mi sembra sempre col minimo sforzo, massimo risultato. Quattro parole sul Napoli che, ripeto, l'abbiamo buttata l'abbiamo, per forza di cose non era qualificata, adesso lo è matematicamente alla Champions, ma il Napoli, seppur un po' in linea col Milan, si è lasciato andare dopo che ha visto l'Inter volare via. Però il Napoli, a differenza del Milan, non ha mai seriamente rischiato il posto Champions. Il Milan ha veramente rischiato. E ancora, ripeto, comunque non è finita. Napoli no. E oggi poi con un avversario il più a terra di tutti, il più a terra di tutto il Pisa, ha fatto proprio vedere che ci sono dei livelli di differenza. Ancora una volta, grande Oliund, secondo me, per come dà la palla a McTominay, bellissimo il gol del Napoli, molto di qualità. C'è stata gara, poi Rachman, non c'è poco da dire sul Napoli, anzi il Napoli è stato coinvolto adesso, ma non doveva neanche in qualche modo starci, però è significativo che poi la stagione del Napoli sia finita un po' in mezzo a tutte le altre, ma secondo posto per me non glielo toglie, non glielo poteva togliere nessuno. È già matematico anche il secondo posto? Non lo so. Non credo di no. Però non faremo questi ragionamenti nell'ultima giornata. Qualche ragionamento da fare invece sul Como, che è la squadra, ripeto, l'ho detto prima, l'ho confermato essere squadra di cui provo più dispiacere, perché il Como, per quello che ci ha fatto vedere anche oggi, mamma mia, sembrava quasi che non riuscisse a sbloccare, che ci fosse una Macumba, Pali, Duvikas, quello di Baturina, occasioni su occasioni, molto bene, inizio ripresa, pure la partita fortissima, ha meritato la vittoria, poi quasi al primo tiro in porta fa il gol del pari il Parma, ma era ampiamente ampiamente, era in fuorigioco, però Como che ha fatto un passo avanti, lo dicevo prima del Milan, mi pare, da dove si riparte l'anno prossimo. Como riparte da una grande base, dal fatto di aver valorizzato tantissimi giocatori, il fatto che veramente gioca un ottimo calcio, sa giocare più partite nella stessa, è una squadra che è stata in continua crescita quest'anno, per cui sì, sarà... Ma già se ti porti a casa il quinto posto, ti porti a casa l'Europa League, anche se non arrivasse la Champions, è difficile, ma comunque non impossibile, perché in questo momento il Como ha una sola squadra davanti e può giocare sia su Milan che Roma. Ripeto, difficile perché il Milan giocherà col Cagliari, la Roma col Verona, non lo puoi sapere. Il Como contro Cremonese, mi pare, non lo puoi sapere, ma comunque mi sembra tanta roba quello che ci ha fatto vedere il Como. È una delle squadre più piacevoli che ci siamo portati a casa e, ripeto, provo un po' di dispiacere, addirittura provo un po' di dispiacere. Mi arrivo a dire questo. Va bene, signori, siamo andati quasi sulla ventina di minuti, ma ce n'erano di cose da dire. Abbiamo anche un po' tralasciate perché vedo c'è tante partite in contemporanea, non è facilissimo seguire un po' tutto.
però è anche allo stesso tempo è abbastanza simpatico, è piacevole, senza ombra di dubbio. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.